Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi parliamo anteprima mondiale, il trapano avvitatore con mandrino angolare, uscito oggi. Aspettate, scusate, non è questo è quello dei poveri. Trapano avvitatore con mandrino angolare, uscito oggi 10 gennaio 2022, l'ha comprato mia moglie, È venduto alla Lidl a 27,99 €. Che strano questo prezzo. 27,99 €. Venduto senza batteria e senza caricabatterie. È prodotto dalla Coppernas e questo è stato prodotto 06/2021. Quindi trapano avvitatore angolare ricaricabile 12 volt. Eccolo qua. Modello PWBSA 12A1, senza batterie e senza caricabatterie. Allora, in teoria dovrebbe andare a sostituire questa combinazione. Cioè, quando noi non abbiamo la possibilità di accedere a spazi stretti e magari ci siamo dimenticati di montare qualcosa, e magari abbiamo montato qualcosa e ci siamo dimenticati di fare un foro, o abbiamo necessità di fare un foro in una struttura già presente, questo tipo di trapano va a sostituire questa combinazione qua. Questa combinazione però che normalmente è dotata di un'impugnatura supplementare, perché altrimenti succede questo. Quindi noi abbiamo la necessità di usare due mani e di poter infilare nello spazio sia il trapano che l'impugnatura. Questo in teoria dovrebbe svolgere la funzione che svolge quel mix che abbiamo appena visto. Ha una coppia di serraggio relativamente bassa, 11 Nm, ma è sufficiente per fare dei fori anche su metallo e per avvitare viti anche su metallo, ad esempio quelle autoperforanti, considerando che a causa di questa forma non possiamo imprimere molta forza. Comunque, non perdiamo tempo, avviciniamo la telecamera e vediamo come è fatto. Poverino, da oggi andrà in pensione. È triste. Allora, trapano avvitatore angolare ricaricabile 12 volte, questo l'abbiamo visto. Massima coppia di serraggio 11 Nm. Massimo diametro come punta per forare il legno 10 mm. Ha un LED sulla parte frontale, mandrino spindle look, testa angolare in 5 posizioni. La garanzia è naturalmente sempre di 3 anni e, come vi dicevo prima, venduto senza batteria e senza caricabatterie. Due caratteristiche: perforare e avvitare nei punti difficilmente raggiungibili o negli spazi di lavoro ristretti. Testa angolare in 5 posizioni, facile impostazione dell'angolo grazie alla posizione a scatto, mandrino spindle look, lampada LED, impugnatura morbida, 11 Nm, da 0 a 1300 giri al minuto, 5 angolazioni, 0, 22,5, 45, 67,5 e 90 gradi, mandrino col spindle look. Il mandrino alloggia punte con codolo massimo di 10 mm, 10 mm per forare legno come misura massima, e massimo diametro delle viti da avvitare 16 mm. Va bene, tutte queste caratteristiche, e poi alla fine dice batteria consigliata 12 volt 2 A. Allora, è compatibile anche con la 4, ma dice che la batteria consigliata è la 2 A. Va bene, apriamolo subito. Classica valigetta, uguale per tutti gli utensili Parkside, punto di deformazione, rigida abbastanza, come siamo abituati, chiusura in metallo. Ecco qua il nostro trapano avvitatore angolare. Eccolo qua. È enorme. Devo dire che è anche pesante, già sento molto sbilanciato in avanti. Naturalmente vediamo con la batteria, ma è normale in quanto ha questo meccanismo così grosso, tutto in metallo. Come avete visto, all'interno della valigetta solo il trapano, senza batteria e manuale di istruzioni. So che siete curiosi di capire come è fatto e quindi per ora concentriamoci sul trapano. Allora, intanto rispetto alla mano guardate le dimensioni. È sia abbastanza grosso che abbastanza lungo. Vediamo un po' di misure. Iniziamo col peso: 1,190 kg senza batteria, con la 2 A 1,375 kg. Per curiosità, con la 4 1,596 kg. Con la batteria inserita è lungo, siamo sì, 30 cm.
Mentre questa misura, che comunque è da aggiungere alla sporgenza che ha la punta, siamo circa 12 centimetri. 12 centimetri, questa misura qua. Se invece vediamo la misura con la punta completamente dritta, arriviamo a 36 centimetri. Vediamo la rumorosità. Ok, allora iniziamo. Allora, tutta la struttura è molto compatta, sembra di avere un tubo di ponteggio, anche come dimensioni, vediamo per curiosità, 54 mm e 48, che poi sì, comunque è la stessa misura che hanno le impugnature degli avvitatori, anche questa è 48 x 54. Inganna il fatto di essere così lungo. Quindi dicevo, molto compatto come struttura, veramente molto compatto. Tutto quello che vedete di nero è gommato, quindi ha delle gommature in tutti questi punti qua che ci aiutano sicuramente ad avere un migliore grip. Il fatto di avere comunque il tasto così grande, tutto gommato, probabilmente è perché noi potremmo utilizzarlo anche in questo modo, se dobbiamo raggiungere uno spazio, una zona difficilmente accessibile. Quindi possiamo premerlo sia qua che così. Questa parte ha questa sagoma, probabilmente proprio perché in caso di foratura col pollice andiamo a fare un po' di pressione verso la direzione appunto del foro quando l'inclinazione è a 90 gradi. Allora, pulsante di accensione, tasto, il grillettone, questo è un grillettone, come vedete tutto gommato e modulabile. Ci consente quindi di modulare la velocità di rotazione in base a quello che dobbiamo fare. Qui abbiamo visto i LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria, che sull'utensile della linea X12 VTIM sono proprio sull'utensile, non sulla batteria. Selettore per il senso di rotazione. Guardate che movimento che ha quando accelero. Questo gioco che ha viene comunque spinto dall'accelerazione del motore. Va bene. In posizione centrale non è un vero e proprio blocco del tasto come succede sempre. Sicuramente sgancia qualcosa, il tasto lo possiamo premere, ma possiamo accendere solo la luce che ci può servire eventualmente per illuminare la zona da forare, anche se c'è scritto nel libretto di istruzioni che la luce e quindi tutto il trapano non servono per illuminare ambienti, ma solo per prepararci a fare il foro che dobbiamo fare o ad interagire con la vite che dobbiamo svitare o avvitare. Sì, anche quando è dritto ha questa oscillazione. È morto, è morto! No, è morto! Ah no, è vivo, si era premuto questo tasto. Ok. Ok, dai, abbiamo visto questo, abbiamo visto questo. Ah, ecco, il pulsantone rosso col lucchetto disegnato, vediamo qua l'indicazione degli angoli, ci permette di cambiare l'inclinazione del mandrino con delle posizioni fisse, come quelle che vi dicevo all'inizio. Lo spostiamo poco, possiamo rilasciare, vedete che non si è sganciato, appena trova il punto di incastro si rilascerà da solo. Ok? Perfetto. Mandrino. Il mandrino, come vedete, ha la ghiera di metallo, tutta zigrinata, con un buon grip. La parte frontale, in genere questa in molti mandrini è libera di muoversi, probabilmente lo diventerà dopo i primi utilizzi, però attualmente è fissa. Il mandrino, ora lo chiudo completamente, permette di alloggiare punte molto piccole. In effetti nel manuale di istruzioni e nella confezione non c'è scritto il diametro minimo di punte che possiamo montare, c'è scritto massimo 10. Vediamo se gira dritto, guardando il centro della punta, non guardate il rivestimento o la ghiera.
Avete visto quando lo rilascio fa un buon gioco, comunque il mandrino gira dritto. Quindi mandrino spindle look, che noi possiamo aiutarci a raggiungere l'apertura desiderata con la rotazione, ma quando ci avviciniamo evitiamo di forzare col motore il nostro mandrino perché si potrebbe rompere. Mettiamo una punta da 10 che è la massima, proprio già si vede che possiamo utilizzare, e poi stringiamo con lo spindle look. Ok? Allora, il manuale di istruzioni dice che nel caso in cui utilizziamo una punta per avvitare, per esempio questa, e abbiamo l'avvitatore, il trapano in questa configurazione, anche senza batteria possiamo utilizzarlo per avvitare, perché il motore ha un blocco automatico quando non è utilizzato. Riuscirei comunque ad utilizzarlo per avvitare, però considerate che, come vedete, non sono in asse, quindi se dobbiamo utilizzarlo per avvitare dobbiamo fare, facciamo finta che è qua, questa rotazione un po' decentrata, però magari ci aiuta a completare il lavoro se siamo a corto di batteria e ci serve magari questa lunghezza per avvitare le ultime 2-3 viti. Un'altra cosa che dice il libretto di istruzioni, quando ci sono le caratteristiche tecniche, dice momento torcente massima avvitatura rigida 11 Nm, morbida 3. Dopo questa indicazione ho cercato il tastino segreto che mi dava la possibilità di selezionare avvitatura rigida o avvitatura morbida, ma non l'ho trovato, quindi immagino, anche perché poi è scritto non molto chiaro successivamente nel manuale, che l'avvitatura morbida è relativa a una leggera pressione del tasto di avviamento. Quindi alla minima pressione e alla minima rotazione abbiamo circa 3 Nm di coppia di serraggio. Ed ecco perché, guardate, si blocca. Ok, come vi dicevo, quindi nessuna ghiera per la regolazione della coppia di serraggio, che viene regolata quindi con la pressione del tasto di accensione, e andiamo a svitare, a togliere questa punta, stringiamo tutto il mandrino e andiamo a vedere la velocità di rotazione. Allora, dichiarati erano 1300 giri al minuto. Ok, 1150 entrambe le direzioni. Vediamo con la 4. C'è scritto batteria consigliata 2 A. Non c'è scritto vietato usare la 4. Ok, via. Ok, poco di più. Ok, sono 30-40 giri in più. Non c'è una differenza importante di prestazioni, come capita su alcuni utensili. Ho notato una cosa. Allora, guardate dov'è il motore. Il motore praticamente è qua. Il motore è qua. La batteria arriva più o meno in questo punto. Cosa ci sarà qua? Probabilmente ci sarà tutto il sistema della trasmissione. Sarà probabilmente cardanica per poi permettere la rotazione del mandrino. Va bene, andiamo a fare qualche prova di foratura, cercando di simulare le posizioni scomode che ci portano a scegliere questo tipo di trapano rispetto ad uno tradizionale. Allora ragazzi, non voglio fare prove graduali andando piano piano ad aumentare. Allora, questa è abete e questa è una punta da 10, la massima che possiamo utilizzare. Allora, se utilizzo due mani così non ha senso la prova, perché io in teoria la seconda mano qua non la posso mettere. Voglio provare in questa posizione scomoda, perché è anche all'altezza dei miei addominali, a poter fare un foro qua, senso di rotazione. Allora, con i guanti l'impugnatura però è parecchio scivolosa, perché è molto ampia, molto grande, vediamo. Quindi ho messo il pollice qua sopra, proverò a fare più forza possibile. Vediamo di fare questo foro così grande. Ehi, che sta succedendo?
Allora, va bene, di forare ce la fa, il trapano ce l'ha la forza. Voglio provare ora così per vedere solo se riesco a dare più stabilità. Ok, va bene. Allora, il trapano la forza ce l'ha. Naturalmente con la punta da 10 viene un po' male. Allora, con la punta da 10 sì, siamo quasi al limite, più che altro per la tipologia di impugnatura. Proviamo ora a fare un foro in questo modo, simulando. Allora ragazzi, ho tolto i guanti perché l'impugnatura è parecchio ampia e con i guanti mi viene male. Simuliamo di dover fare questo foro in questa posizione. Magari abbiamo creato una struttura in cartongesso e ci siamo dimenticati di fare un foro per mettere un'eventuale lampadina o qualsiasi altra cosa. Punta da 10 sempre, ormai sto utilizzando solo questa. Questo spazio è di circa 10 cm. Allora ci vado solo da qua, non ci vado lateralmente. Allora direi che comunque il foro l'ho fatto ed è venuto anche abbastanza pulito e dritto. Considerando ora la grandezza e la lunghezza della punta da 10, quindi abbiamo 22 cm di spazio, simuliamo appunto con questo pezzo di legno di avere solo questo spazio. Io ci voglio andare da qua cercando di fare un foro in quel punto. Facciamo finta che qua è chiuso, io ci devo andare da qua. Ok, dai, funziona. Allora, in questa situazione, andarci con un sistema del genere sarebbe stato impossibile. Anche togliendo l'impugnatura, dovevi tenerlo comunque con la mano e riuscire a posizionare il trapano. Niente, in questo caso non ci sarei potuto andare. Ora, in questa configurazione, io voglio avvitare questa vite da 8 di diametro per 105 di lunghezza. Naturalmente devo fare un preforo e utilizzo una punta da 6. Ok, sempre perché io ci posso andare solo di qua, vado ad appuntare la mia vite. Perfetto, ok, ora devo cercare di tenerlo con una mano. Vediamo se riesco. Ok, allora, la misura, dai che ce la fai. Allora, come misura siamo al limite, 11 Nm ce la facciamo ad avvitare nonostante il preforo, 8 mm per 105, però sicuramente tutte le misure inferiori le fa tranquillamente. Considerate che è arrivato quasi alla fine. Va bene, mentre siamo qui facciamo un'altra prova. Ok, ora voglio avvitare una vite in un punto dove non riesco ad accedere, sfruttando un bit di buona qualità che riesce a trattenere magneticamente la punta, o se non ho questo tipo di bit, uno di quei accessori magnetici messo in questo modo, così comunque, ok, ho anche la forza del magnete. La voglio avvitare in questo modo, 4x50, senza preforo. Che sta succedendo? Ah, vabbè, devo fare un po' di pressione. Allora, ce l'ha fatta ad avvitare, però probabilmente se avessi avuto una vite Torx non avrebbe fatto tutto questo. Andiamo a svitare. Ok, proviamo con una vite Torx. Questa è sempre 4 mm di diametro, T25. Ok, utilizzare una vite alla testa, il Torx, sicuramente ci aiuta tantissimo e non fare saltare il nostro trapano sulla testa della vite. Allora ragazzi, un'altra situazione. Ora vediamo di poter modulare utilizzando una vite piccolina, 3 mm di diametro. Allora ragazzi, è veramente molto modulabile.
veramente molto modulabile. Ecco la vite lì, è a filo del legno, perfetto. Allora, abbiamo da analizzare l'ultima situazione. Allora ragazzi, ultimo caso da analizzare. Ferro zincato 3 mm, vite autoperforante. Quindi fa il foro e poi la filettatura. E guardate la situazione che ho simulato. Non riuscirei a fare un foro dritto perché dal lato dove abbiamo lo snodo abbiamo una distanza di circa 5,5 centimetri, mentre al contrario il foro potrei farlo quasi 1 centimetro dal bordo. Quindi cambiamo angolazione. Allora, in teoria si dovrebbe punzonare la situazione qua, però facciamo finta che non abbiamo la possibilità di farlo. L'unica cosa che possiamo fare è lubrificare un po' la punta con un po' di olio da taglio. La vite che stiamo utilizzando è una 6,3 mm per 50 di lunghezza. Cercherò di mettermi in linea facendo finta che qua c'ho un ostacolo. Ok, allora ce l'ho fatta ragazzi, ma solo perché potevo mettermi a spingere un po' di più a causa del fatto che qui è tutto libero. Se avessi avuto una zona, sono stanco, una zona più congestionata, mi sarei dovuto mettere in questa posizione e non avrei potuto fare la forza necessaria per spingere, avrei dovuto fare un piccolo preforo. Comunque, dai. Allora, ancora la batteria, con solo le prove che avete visto, ha il LED giallo debole debole. Durante però quest'ultimo test si era spento il LED giallo ed era rimasto solo quello rosso. Va bene ragazzi, penso che con le prove va bene così. Andiamo a fare le nostre conclusioni. Allora ragazzi, evidentemente nelle situazioni che ho simulato, se non avessi avuto questo tipo di trapano, non avrei potuto fare niente. E quindi se consideriamo che questo trapano angolare ci può servire in quelle situazioni particolari, e se nel nostro lavoro o nel nostro fai da te ci troviamo spesso in queste situazioni così particolari, allora funziona, fa il suo dovere e ve lo consiglio solo se pensate realmente di utilizzare e di sfruttare la funzione che ha di poter intervenire fori o viti in spazi così stretti. Altrimenti rischierà di diventare un utensile da collezione, solo per dire io ce l'ho, ma effettivamente poi non abbiamo la reale necessità di utilizzarlo. Però ad esempio chi fa le strutture in cartongesso, penso, o anche i falegnami stessi che fanno strutture particolari, potrebbero avere la necessità di utilizzare un trapano del genere. Spero di aver fatto un quadro generale e di aver detto tutto quello che c'è da dire su questo trapano. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!